Buongiorno a tutti, qui come sempre Mr. Dom che vi parla e oggi andiamo a fare come sempre il nostro consueto aggiornamento delle movimentazioni di Bitcoin per la settimana a venire. Come potete vedere è andato a realizzarsi quanto indicato nello scorso video. Il prezzo è andato a eliminare la liquidità latente presente sotto questo rispettivo minimo. Rispetto a quello che è anche questa settimana la nostra disamina sullo spostamento dei segmenti di potenziali acquisto e vendita, non c'è bisogno di nuovo di alcun tipo di cambiamento di questi quadrati. Questo perché, come vedete, rispetto all'apertura o comunque chiusura della settimana antecedente, il prezzo si è mosso veramente di $350 o poco più. Io, per fare il calcolo dei miei segmenti, di nuovo non vado a fare alcun tipo di cambiamento se tra chiusura, apertura e così via non c'è un cambio importante. Dovete imparare che tutto quello che è presente nei vari spike o comunque ombre non è altro che il movimento istituzionale. Al contrario, tutto quello che è all'interno del corpo è movimento istituzionale puro. Quindi, cosa accadrà adesso nel corso delle prossime settimane o comunque la settimana a venire? Ebbene, i nostri punti importanti di attenzione sono sempre all'interno di quello che è il nostro segmento dai 18.000 ai 15.000. La prossima zona di liquidità qual è secondo voi? Vi lascio qualche piccolo secondo per decidere. Ebbene, se avete imparato qualcosa da questi video, la prossima zona di liquidità è appunto quella che è, in questo caso, il livello di minimo, in questo caso il minimo relativo, realizzato a metà giugno. Questo perché per poter reagire il prezzo ha bisogno di liquidità. Come vedete, per l'appunto, con la presa di liquidità di quelli che erano questi rispettivi minimi, erano presenti degli ordini latenti, testimoniati appunto da questa forte candela. Come mai, o comunque quando è che avremo una potenziale reazione? Se vogliamo vederla in un piccolo arco di tempo, solo e soltanto quando vi è una chiusura oltre la chiusura dell'ultima candela, diciamo, di resistenza, usiamo questo termine, o comunque nel lato pratico quella che è una zona di supply. In questo momento tutta questa forza ribassista è tenuta da quello che è la chiusura di questo movimento che ha portato alla presa di liquidità, quindi questa zona. E fin tanto che non vi è una chiusura giornaliera oltre questa rispettiva zona, oltre questa rispettiva chiusura per l'appunto, non avremo alcun tipo di reazione. Personalmente, per le mie posizioni a lungo termine sulle criptovalute, non faccio riferimento a quelle che sono le dinamiche giornaliere, quanto invece quelle che sono le dinamiche settimanali. Come mai non abbiamo ancora quella che è una reazione importante del prezzo? Perché, come potete vedere, la pressione è molto ribassista. Certo, una persona potrebbe dire, grazie al piffero, che è ribassista e lo vediamo a vista d'occhio. Ma le grandi istituzioni, per potersi posizionare oltre a quello che è il COT report, che ovviamente questa settimana non vi faccio vedere perché non vi è alcun tipo di cambiamento rilevante da mostrarvi appunto il grafico, nel momento in cui la settimana continua a essere al di sotto in termini di chiusura all'interno di questa zona, quindi fin tanto che per il momento è sotto a circa i $21.800, non avremo una potenziale conferma rialzista, ma continuerà a esserci questa predominanza ribassista. Come possiamo quindi avere un accenno di cambio di questo predominio tra compratori e venditori? Ovviamente serve tanta liquidità. E quindi la mia zona di attenzione, dove poter vendere i miei bitcoin, è comunque, come vedete, sempre la stessa, non cambia. E anche questo livello, che per semplicità lo utilizziamo come livello teorico delle nostre dimostrazioni, presenta sì una situazione di drawdown, ma comunque è presso quelli che sono i nostri livelli di attenzione. Nel caso in cui quindi non ci sia una particolare movimentazione, io non ho alcun motivo di comprare, proprio perché non è in questa zona, né vendere. Quindi tutto questo mese di settembre, fino a questo momento, è stato un periodo, definiamolo, laterale. Certo, ci sono stati movimenti di questo tipo, ma come vedete sono serviti soltanto per raccogliere la liquidità. Questo movimento ha fatto sì che vi è stata la raccolta di liquidità, la nostra inefficienza, comunque vuoto di liquidità. La liquidità è stata raccolta qui sotto per l'appunto, perché questi sono tutti i supporti e resistenze che retail trader continua a utilizzare.
è stato chiesto attraverso gli admin del gruppo di Cryptodom quale potrebbe essere un punto importante di movimentazione. Ecco, se noi ci spostiamo per un secondo in quello che è il grafico annuale 12 mesi, potremmo notare una cosa importante. Come vedete, è presente questo vuoto di liquidità da dopo questo cambio di predominio. Questo vuoto di liquidità termina attorno ai 14.000. Quello significa che a 14.000 avremo una reazione? No, ma comunque c'è tutto questo vuoto ancora da colmare prima di avere una reazione importante. Ci mette una settimana? Ci mette 2? Ci mette un mese? Non è dato saperci e non interessa. Cosa ci interessa però sapere? Che per poter arrivare fino a qui deve comunque prendere liquidità, perché per arrivare qua sotto deve esserci una pressione ribassista, e la pressione ribassista ha bisogno di ordini di liquidità, ordini pendenti, quindi è giusto che vada a costruire la sua posizione via via nel tempo. Quindi, come vedete, non serve nemmeno sapere queste informazioni, perché la mia zona di acquisto mensile è proprio tra i 15.000 e i 10.750, e dove io ho i miei alert per poter fare gli ordini. Fintanto che non avviene questo, non ha senso in questo momento cercare di prevedere a destra a manca dove può essere la direzione del prezzo. Vi basti sapere che un punto relativamente importante di reazione è appunto attorno ai 14.000, $1.000 in più, $1.000 in meno, ma comunque questa zona, perché non basta che chiuda questa zona per l'appunto, ma c'è tutto un livello intermedio. Cosa può far sì che il prezzo vada a fare una movimentazione di questi $5.000 a ribasso? Una grande news economica rilevante, come è stato ad esempio il CPI qui per il dollaro, quindi l'aumento di quella che era l'inflazione, se non ricordo male, e che ha fatto sì che il dollaro si rafforzasse, perché come vedete Bitcoin contro dollaro vuol dire che il dollaro ha preso forza e Bitcoin sta indebolendo, quindi per poter far sì che ci sia questa movimentazione deve accadere proprio questo, un evento importante di grande rilievo, che può essere una prossima movimentazione dei russi, qualcosa all'interno di quello che è appunto il calendario economico delle prossime settimane, delle notizie contro il dollaro. Ma come vedete, se ci fate caso, non c'è stato alcun tipo di movimentazione rilevante secondo quelli che possono essere gli standard di Bitcoin. Come dicevo, settembre era un mese che avrebbe portato volatilità. Infatti l'ha portata andando a raccogliere appunto ordini a destra e a manca. Però come vedete la movimentazione di Bitcoin fino a questo momento è attorno ai $5.000, che è appunto la media che più o meno io vado a stimare. Come vedete anche tutte queste altre settimane sono attorno, questi altri mesi, perdonatemi, sono attorno ai $6.000, e appunto la mia quadratura si basa appunto più o meno su questi $6.000. Sono 6 mesi per l'appunto che il prezzo si muove di $6.000 in $6.000, e movimentazioni veramente importanti come possono essere questa di $15.000 ce ne sono veramente veramente pochi. Io spero che capitano queste situazioni per poter comprare o vendere al meglio. Non capitano sempre, ma questo è un tipo di operatività per il lungo termine. E acquistando o vendendo secondo questa logica vi permette di guardare i grafici il meno possibile e interessarvi ad altro. Quindi chiunque faccia un'analisi giornaliera piuttosto che ogni 2x3 perché c'è stato un piccolo movimento forte, un piccolo movimento debole, non ha capito niente, perché i picchi di volatilità sono tali soltanto perché sono presi ordini pendenti per l'appunto. Quindi per concludere per questa settimana, la mia attenzione è rivolta di nuovo all'eliminazione sia di quei minimi che anche di questi minimi appena lasciati, che sono appunto ordini di liquidità prossimi. Non si vede forza di volatilità al momento per una reazione, c'è un piccolo accenno appunto in queste zone di preciso, però di nuovo nel momento in cui si ha una settimana viceversa di chiusura oltre il punto di reazione, che in questo caso il punto di reazione, l'apertura del punto di reazione è stato questo, se si hanno dei giorni che chiudono sotto, questa cosa va a invalidare. Quindi, di nuovo, per quanto riguarda Bitcoin, a discapito di quelli che sono i mercati finanziari tradizionali, non è bene fare un'operatività intraday, proprio perché ormai non è un mercato che interessa istituzioni. In questo momento storico l'attenzione è più rivolta a quello che è il mercato azionario e il mercato delle valute, soprattutto euro-dollaro, per capirsi, che ha ricevuto la quotazione a 1-1 qualche settimana fa. Ecco, l'attenzione è più rivolta a quelli perché ci sono degli interessi economici molto più elevati. Bitcoin, come vedete, negli ultimi 3 mesi è stato sia
anche per le vacanze, sia per le problematiche che ci sono in essere, qualcosa che è stato in parte dimenticato. Di nuovo, sono stati sì movimenti di $6.000 tra un movimento e l'altro, e magari per qualcuno una movimentazione appunto di questi 7-6.000 dollari da 18.000 a 25.000 pensano che sia qualcosa di importante, in realtà è la movimentazione media che c'è tra mese e mese. I nostri quadrati di interesse vanno a prendere gli estremi, quindi per l'appunto vanno a prendere una situazione ipotetica peggiore, tale per cui la volatilità gioca a nostro favore in una fase di acquisto o una fase di vendita. So che posso essere ripetitivo di settimana in settimana, soprattutto in questo ultimo mese, non dando particolari news, ma il mercato non vado a controllarlo io, e oltre a fornirvi quelli che sono i prossimi livelli di liquidità o comunque eventi importanti con la SEC o altro, guardando i dati ufficiali e altro, non si può fare altrimenti se non aspettare momenti migliori. Quindi di nuovo per questa settimana a venire facciamo attenzione a quelli che sono questi livelli di liquidità, e dato che non c'è stato scostamento di quelle che sono le nostre quadrature, soprattutto nelle ultime settimane, auguriamoci un prossimo acquisto ipotetico secondo la teoria che vi sto mostrando, per poter vedere nel corso dei vari mesi quanto profittevole è questo metodo. Buona giornata a tutti.